Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. La gestione ADL compie 20 anni, andiamo a ritroso un attimo nel tempo per vedere ciò che è stato e ciò che non è stato vinto per cause di forza maggiore. Lo faremo con un post di Ziliani che a me è piaciuto tantissimo per come, per la forma, ecco, del contenuto e per aver poi centrato tutti i punti anche per quanto riguarda ciò che è stata la Serie A nella completezza in questi 20 anni e ciò che è successo. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando, chi passa per la prima volta sotto questo video iscrivetevi al canale attivando la campanellina delle notifiche, così si resta aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto. E più in là nel video, dopo aver commentato e letto l'intervento di Ziliani, troverete anche la mia top 11 dei calciatori più forti, mia opinione personale ovviamente, ma ci arriveremo dopo, della gestione Aurelio De Laurentiis. Partiamo dall'intervento di Ziliani perché racchiude quasi tutto, poi il resto lo aggiungiamo noi. Ziliani, tanti applausi per i 20 anni di ADL al Napoli, ma nessuno dice che gli scudetti vinti sono due le Supercoppe e che il mondiale per club gli è stato scippato. Questo è il lungo messaggio di Paolo Ziliani per i 20 anni al Napoli sotto la gestione Aurelio De Laurentiis. Deriso quando non compatito, De Laurentiis ha portato il Napoli a diventare top club europeo, unico in Italia a rispettare i regolamenti e agendo sempre da uomo e dirigente libero. Tutti i torti patiti, Aurelio De Laurentiis è diventato ufficialmente proprietario del Napoli iscrivendolo in Serie C dopo i fallimenti come Napoli Soccer il 10 settembre 2004. Da quel giorno sono passati 20 anni e un po' perché De Laurentiis non è quel che si dice un mostro di simpatia, un po' perché si è comportato fin da subito nel mondo del calcio da cane sciolto senza scodinzolare tra le gambe di alcun padrone. Le ironie e le commiserazioni sul suo conto, anche dei media e dei media specializzati, quelli che dovrebbero più di altri saper distinguere, se mi passate l'immagine la meta del risotto, si sono sprecate. Il fatto che De Laurentiis sia stato per 20 lunghi anni un proprietario e un presidente illuminato, facendo del Napoli il club meglio gestito d'Italia, il più sano e il più corretto nella gestione dei bilanci e non solo dei bilanci, lo abbia portato a una dimensione da top club non solo italiano ma internazionale e abbia visto e fatto tutto ciò lungo 4 lustri che hanno visto 2 punti. Questi sono 4 punti molto importanti. A. La Juventus, che dopo essere finita in B per lo scandalo Calciopoli non ha fatto altro che entrare e uscire da tutti i tribunali possibili e immaginabili, sempre amnistiata dalla servile e ridicola giustizia sportiva della FIGC, che le ha consentito di vincere 9 scudetti consecutivi nei modi e con i metodi che la Procura di Torino alla fine ha svelato, fino a subire l'onta della squalifica UEFA dalle coppe dell'anno scorso. B. Il Milan, giungere sull'orlo del fallimento al termine dell'inquietante e buia parentesi dopo Berlusconi, col club finito nelle mani di tale Lee Yong-gong, cinese sconosciuto anche ai cinesi, è costretto a patteggiare con l'UEFA l'estromissione dalle coppe per il mancato rispetto del fair play finanziario. C. L'Inter, vivere stagioni continuamente sul filo del rasoio, con dirigenti costretti a fare i trappezzisti dei bilanci sotto la proprietà della famiglia cinese Zhang, indebitata, condannata e inseguita dai creditori in ogni angolo del mondo, è ugualmente capace di diventare vincente in virtù della superiore abilità manageriale del dirigente e oggi presidente Beppe Marotta. D. La Juventus, il Milan e l'Inter, assieme alla Roma, costantemente nel mirino dell'UEFA per il controllo dei bilanci, sorprese a tramare nottetempo per dare vita a quella gigantesca truffa che sarebbe stata la Superlega, il torneo per solo eletti, nato sfortunato e morto nella culla, ideato al solo scopo di risolvere i drammatici problemi economico-finanziari dei club europei con le pezze al mazzo, ma incapaci di fare di conto e costretti, come nel caso della Juventus, a falsare bilanci con le più indecorose furbate. Il fatto che De Laurentiis, dicevo, sia riuscito a far diventare grande il Napoli nonostante il contesto in cui si ritrovasse ad agire fosse questo, e lo abbia fatto rispettando leggi e regolamenti che gli altri non rispettavano, non è stato sufficiente a far convogliare sulla sua figura e sulla sua persona, non dico la simpatia, ma la stima, l'apprezzamento e la riconoscenza che un'informazione seria e un movimento serio avrebbero dovuto tributargli fin da subito, applaudendolo e additandolo a modello da seguire e da imitare per tutti. Diciamo che è tutto corretto,
e noi ovviamente sappiamo benissimo dove abbiamo navigato per questi 20 anni. La stima arriva sicuramente da tutto il popolo napoletano, perché al di là di ciò che si può dire, gli A16, Pappone, caccia i sordi, non caccia i sordi, comunque le persone intelligenti riescono a scindere il carattere dall'imprenditore, e quindi non possiamo fare altro che dire grazie assolutamente a De Laurentiis per la gestione di questi primi 20 anni del Napoli. Ebbene, siccome oggi, costrettivi dallo scorrere della ricorrenza, 10 settembre 2004, i media stanno ricordando tutti i 5 trofei vinti dal Napoli nel ventennio De Laurentiis, e cioè uno scudetto 22-23, 3 Coppe Italia 11-12, 13-14 e 19-20 e una Supercoppa italiana, quella del 2014, vorrei fare toc toc alla porta dell'Istituto Luce, farmi aprire e dire a tutti che a proposito dei 5 trionfi in questa questione si sbagliano. È un conto per difetto. In realtà i successi del Napoli sono stati molti di più, e se l'onestà intellettuale ha ancora una cittadinanza in chi è preposto a fare informazione, almeno 3 di questi, i più clamorosi, andrebbero menzionati. 1. La Supercoppa 2012 giocata a Pechino dal Napoli di Mazzarri contro la Juventus. Ma forse bisognerebbe dire contro il Palazzo, ricordata ancora oggi come lo scandalo degli scandali, roba che Moggi, De Santis e compagni ai tempi di Calciopoli erano un manipolo di dilettanti. 2. Lo scudetto 2017-2018, passato alla storia come lo scudetto di Orsato, l'arbitro che non vedeva bene da vicino, titolo che il Napoli di Sarri aveva conteso per l'intera stagione, indovinate a chi? Ma certo, a sua maestà la Juventus. Aggiungo io, in quell'anno forse erano i materiali scadenti in sala VAR che si smagnetizzavano, diciamo, in maniera troppo veloce, e quindi gli audio andavano persi tra il varista e l'arbitro. 3. E ancora il quarto posto. Questa è una cosa che va considerata e sulla quale sono super d'accordo, perché noi poi per il mondiale per club andiamo diciamo nell'immediatezza all'indietro, andando a ripercorrere le partite dell'ultima Champions che abbiamo giocato. Sì, non siamo passati, ci servivano 2 punti, 3 punti per andare al mondiale, però se torniamo un attimo indietro, come fa appunto Ziliani in questo intervento, capiamo ancora meglio. E ancora il quarto posto, sì, avete letto bene, il quarto posto nel campionato 2021, che venne fatto sparire e trasformato in quinto, grazie a un colpo di bacchetta magica del mago calvarese, l'uomo che sussurrava alle zebre, un piazzamento che avrebbe dato al Napoli matematicamente e meritatamente non solo il pass per la Champions dell'anno seguente, ma anche il pass per il Mondiale per Club 2025. Ammesso e non concesso che alla fine questo torneo si giochi, una Champions e un Mondiale in più per il Napoli avrebbero voluto dire 100-120 milioni in più nel portafogli. Fate voi i conti di cosa ha significato e ancora significa la rapina del secolo. Gli sportivi e le persone per bene lo sanno, sono 2 e non 1 gli scudetti vinti da De Laurentiis, sono 2 e non 1 le Supercoppe in bacheca, e ammesso che il Mondiale per Club 2025 si giochi davvero, è il Napoli la squadra che insieme all'Inter ha conquistato per diritto di rappresentare l'Italia, che purtroppo nel calcio è il paese degli imbrogli. Questo per amor di verità, tutto il resto sono balle. Noi ci mettiamo la Supercoppa di quest'anno per cause di forza maggiore, comunque l'abbiamo persa, ma stavamo sempre 0-0. Quella situazione con Benitez in Europa League, e ci voglio mettere anche quel secondo posto nell'ultimo anno di Mazzarri che, diciamo, di tanto chiaro nemmeno c'è. Quindi sono tante le cose da poter dire, sono tante le soddisfazioni che ci siamo tolti in questi 20 anni, potevano essere altrettante, mettiamola così, ma noi prendiamo atto, diciamo, dove agisce il calcio, ovvero nella penisola italica, e come viene gestito, e quindi a maggior ragione prendono ancora più valore questi 20 anni del presidente De Laurentiis, senza se e senza ma, il migliore presidente della storia del Napoli. Poi ovviamente aspetto le vostre considerazioni tra i commenti. Andiamo un attimo, che me l'ero scritta, andiamo nella mia top 11 della gestione ADL. Allora, è un 3-4-2-1 perché
non volevo mettere un centrale di difesa e quindi 3-4-2-1, quindi non basatevi a dove schiero un calciatore che potrebbe essere un terzino ma al limite fa l'esterno a centrocampo, uno che poteva essere un trequartista al limite fa l'esterno, perché non voglio omettere nessuno sia per quanto riguarda ciò che mi hanno dato a livello emotivo e di cuore, sia dal punto di vista tecnico. De Santis tra i pali, 3-4-2-1, tre centrali, Kim Min-jae, Albiol e Koulibaly, difesa di ferro praticamente. Centrocampo a 4, due esterni, Callejon da una parte, Gulam dall'altra. I due centrocampisti, Lobotka e Hamsik, i due centrocampisti più forti che il Napoli abbia mai avuto, secondo me, nella gestione De Laurentiis. E poi io ero piccolo per, diciamo, paragonare al 100% anche calciatori dell'epoca di Maradona o, diciamo, poco dopo. Però secondo me Hamsik e Lobotka sono veramente tanta roba, soprattutto Marek. Detto questo, due trequartisti e la punta, Mertens, Higuain e Kvara. Mertens, Higuain e Kvara, per me. Poi fate voi la vostra top 11, ditemi ciò che volete, perché in panchina possiamo anche far, diciamo, possiamo anche mettere nomi illustri come un Insigne, lo stesso forse Osi, Fabian Ruiz, Allan, Di Lorenzo, Ospina come secondo portiere, perché tra Reina e Ospina forse mi tengo più Ospina se devo sostituire De Santis come portiere. Tantissima qualità, poi fate ovviamente la vostra top 11, ne ho viste tante e di tutti i colori, però diciamo che Koulibaly, Kim Albiol con Hamsik, Lobotka, Gulam e addirittura Callejon, volevo mettere Maggio, devo dire la verità, come esterno di centrocampo a destra, per poi fare, diciamo, il quinto di difesa in un'eventuale fase difensiva, però non riesco a togliere a Callejon dal campo, assolutamente. Così come il dualismo che mi è stato più difficile è stato Kvara e Insigne, perché tenendo Callejon in campo comunque l'Insigne ci vuole. Kvaratskhelia per fiducia, l'Insigne per... Mettiamoci Insigne, dai, lo cambiamo al volo in corso d'opera, facciamo Insigne, Mertens, Higuain e ci teniamo Cavani, Osi e tutti quanti in panchina per poter subentrare. Mamma mia, che dream team, ragazzi. Sempre Forza Napoli, vi auguro un buon oggi mercoledì, buon mercoledì a tutti, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.